Svegliarsi presto nelle mattinate estive è una delle mie priorità quando voglio dedicarmi a pulire e riorganizzare la mia casa. Questa vite di edera artificiale l'ho comprata su Temu e l'ho messa qui sopra ieri sera per ricordarmi di metterla oggi. Ho anche un portacandele in legno e delle fodere per i cuscini. Adesso che li guardo, penso di aver preso le misure sbagliate. Sto togliendo le fodere dai cuscini del divano e mi sono resa conto, definitivamente, che ho sbagliato le misure delle fodere che ho comprato su Temu. Però le laverò comunque insieme alle altre e proverò a mettere i cuscini dentro le nuove fodere, perché sono testarda e queste le avevo comprate proprio per i cuscini del divano. Lascio tutto così com'è. Tolgo dagli stendini le tovagliette che ho lavato ieri sera, così possiamo sederci qui sul balcone a bere un caffè. Il caffè fatto con la moka è la nostra prima bevanda del mattino. Voglio accendere un incenso per pulire e rendere più profumato l'ambiente e anche caricare un po' di energia positiva. Per chi non ci conosce, io sono Wendy e insieme a mia sorella Cynthia facciamo dei video motivazionali sulle pulizie di casa. Vogliamo motivare alle pulizie in modo semplice e senza stress. Se vi va, iscrivetevi al canale per guardare altri video e vi facciamo compagnia. In estate, sempre che posso, cambio le lenzuola. Di solito almeno una volta a settimana.
Durante i mesi caldi si suda di più e le lenzuola si sporcano più facilmente. Quindi cambiarle regolarmente aiuta a sentirsi più freschi e puliti. Usare le lenzuola pulite rende il letto più confortevole e aiuta a prevenire cattivi odori o allergie. Per questo motivo è importante cambiare le lenzuola spesso in estate, così si può godere di un ambiente più fresco e igienico. Toglierò anche il coprimaterasso per pulire più tardi il materasso. Già che ci sono, toglierò le tende, anche quelle della camera di mia figlia, per lavarle insieme alle fodere dei cuscini. Per farle pulire bene e farle profumare, userò della candeggina, che aiuta a igienizzare e eliminare eventuali batteri o macchie. È importante farlo perché così tutto sarà più pulito e fresco. Dovevo riempire i contenitori del detersivo e dell'ammorbidente. Avevo comprato delle riserve e come non ho molto spazio, riempio i contenitori, in modo da avere sempre il detersivo e l'ammorbidente pronti quando ne ho bisogno. È il momento di mettere la nuova vite artificiale di Edera nel posto che avevo scelto per lei. Andrò a riempire questo vaso con le sue foglie folte. Anche se è fatta di plastica, con le foglie ben sistemate, darà un tocco di natura e freschezza. È una soluzione semplice ma bella, che rende l'ambiente più accogliente senza dover curare una pianta vera, che potrebbe appassire o richiedere molta attenzione. Approfittando che il sole ancora non batte da questa parte e che si stanno lavando le tende, pulirò le finestre della camera da letto. Prima userò lo spolverino per togliere la polvere dalle cornici e dai vetri, così le superfici saranno pulite e prive di polvere. Poi prenderò della carta da cucina e uno spray per i vetri. Spruzzandolo e pulendo bene con la carta, rimarranno puliti, trasparenti e senza loni. Con lo spray per i vetri e ancora usando della carta, pulisco gli specchi in camera.
Prima con lo spolverino tolgo la polvere dai mobili, partendo dai tavolini da notte. Per finire, passo un panno inumidito con questo spray multisuperficie, che ha un profumo molto piacevole, per rendere tutto più pulito e fresco. In questo modo la stanza rimane ordinata, profumata e ben pulita, senza troppo lavoro. Il panno lo starò risciacquando continuamente e spruzzando lo stesso detersivo multisuperficie per pulire tutti i mobili della camera. I mobili si puliscono bene senza lasciare tracce di sporco. Questo metodo mi permette di mantenere la stanza pulita e in ordine in modo semplice e senza complicazioni. È arrivata l'ora della pulizia del materasso. Con questo aspirapolvere posso facilmente togliere tutta la polvere e anche gli acari che si nascondono nel materasso e nei cuscini. È molto facile e veloce da usare e aiuta a mantenere il materasso pulito e igienico. Così, oltre a rinfrescare il letto, posso anche proteggere la nostra salute e dormire meglio. Ragazzi, finisco questa pulizia della camera spazzando e lavando il pavimento con il mio lavapavimenti. Volevo solo dirvi che per oggi il video finisce qui, ma se volete vedere come sono venuti i cuscini con le nuove fodere e se vi interessa vedere tutta la pulizia che ho fatto oggi, vi invito a aspettare la notifica del prossimo video, così potrete vedere tutto il lavoro che ho svolto. Per oggi è tutto, vi saluto e ci vediamo nel prossimo video.